il Pizzo Scalino. Con la sua prominenza e la sua cima appuntita, il Pizzo Scalino, che prende il nome dalla forma caratteristica della sua spalla, è la montagna simbolo della Val Malenco, in Lombardia. Sci ai piedi saliremo il ripido muro che conduce al colle del Cornetto, monteremo la tenda in pieno inverno, 2800 metri, per passare la notte, per poi attraversare il ghiacciaio e scalare la cima all'alba. Siamo in Alta Val Malenco, abbiamo lasciato le macchine a uno dei tornanti lungo la strada per la diga di Campomoro e oggi saliremo con gli sci al Pizzo Scalino. Siamo a marzo, è un'ascensione invernale, ma oggi fa piuttosto caldo, quindi diciamo che per la salita sarà un incubo, ma speriamo che per la notte in tenda ci sarà d'aiuto. Dovremmo essere attrezzati per il peggio, anche per temperature ben inferiori a quelle che ci aspettiamo. E insomma niente, ora continuiamo lungo questa strada, per ora è bello pianeggiante, in compagnia con l'immancabile amico Riccardo. Stiamo salendo, è decisamente faticoso perché siamo sul muro che ci condurrà al Cornetto, 2850 metri, dove più o meno pianteremo la tenda. All'incirca è quello che vedete alle mie spalle. Come vedete ora, con l'effetto distorsione della camera spesso non si capisce, però è tutta una salita a 30 gradi. Mentre di là c'è il buon Gil Blas che l'affronta con nonchalance. Dopo questa ravanata breve siamo arrivati a quota 2750, questo era lo spot che avevamo visto dal basso per piazzare la tenda. L'unico problema è che la neve, non battendoci il sole, qui è tantissimo polverosa e quindi è incompattabile. La vista è meravigliosa, però dobbiamo scegliere un altro posto perché altrimenti sprofondiamo appena ci togliamo gli sci, non riusciamo a creare la piazzola per la tenda e ci si bagnano gli scarponi. Quindi abbiamo deciso di andare su un altro pendio che prende poco sole, però forse quel tanto che basta da fargli fare i cicli caldo-freddo, in modo tale da creare una superficie più crostosa e più compattata, in modo tale da essere più agevole, insomma, passare la serata. Il pendio in questione, eccolo lì. Il sole indica il punto dove scavare. Siamo finalmente arrivati nello spot che avevamo studiato dalle carte, pensate un po', lo sapevamo già in anticipo qua dove andarci a mettere, ed è stupendo perché c'è anche un bel sassone piatto, questo dalle carte non potevamo vederlo, e c'è un balcone di vista, cioè ragazzi, ma neanche il miglior albergo del mondo c'ha una roba del genere, e siamo esattamente davanti al cospetto dell'obiettivo di domani, che vi mostro nella sua magnificenza.
Allora ragazzi, adesso dobbiamo creare la piazzola per mettere la tenda e indurire questa che è abbastanza polverosa. Quindi mano alle pale e facciamo un bel bucone. Quindi abbiamo scavato una buca 3 metri per 3 ed è quella che vedete qua sotto. Stavamo sentendo freddo, ci siamo riscaldati di nuovo a profusione, quasi che ci rispogliamo di nuovo. Ci sta, adesso forse dobbiamo metterla un po' in piano, però è perfetta. Abbiamo trovato lo strato duro, quindi non sprofonderemo. Siamo a cavallo, abbiamo pure il sasso che useremo da tavolo da cena. Che vogliamo di più, Ricca? Fa paura. Grigio? O c'è da qualche parte qualcuno arancio? Guarda il colore. Abbiamo montato il campo base, abbiamo fatto il buco per la tenda, all'ingresso l'abbiamo compattato, come picchetti abbiamo utilizzato delle soluzioni esotiche tipo la pala, le picozze e i bastoncini da trekking. Il sole sta tramontando come vedete e non vediamo l'ora di vedere che spettacolo si creerà su quel balcone di Cib incredibile. Penso che questa sia in assoluto l'esperienza più epica che ho fatto in montagna, non vedo l'ora. Comunque pensavamo facesse più freddo, invece vabbè, perché stiamo al sole, lo vediamo tra 5 minuti vi aggiorno. Allora, abbiamo quasi finito di montare tutto quello da montare. Ecco, ci stiamo scontrando con le prime differenze reali tra il pernotto invernale e quello estivo, che le temperature è scontato, però quindi basta arrivare attrezzati. Il problema è fare tutto con i guanti e ci sono alcune cose che è letteralmente impossibile e quindi te li devi togliere piano piano, poco alla volta, degradi le performance delle mani fino a che diventano inutilizzabili e te la devi mettere tipo sotto le ascelle, insomma in un posto caldo, altrimenti è veramente fastidioso. Tuttavia c'è un plot twist, perché a Riccardo non gli piacciono tanto le tende perché dice che si crea la condensa, che insomma che ristagna, che fa più freddo, e quindi signori e signori ha montato il tarp. Riccardo dormirà sul sasso come sospettavamo, però niente, a lui piace così. Guardalo come è dedito nella sua opera. Beh ragazzi, ci stavamo dimenticando di fare il room tour di questa sera. Visto che Riccardo ha il suo tarp, la tenda sarà la mia suite presidenziale privata. Quindi entriamo dentro e abbiamo il materassino sotto isolante, questa parte qua che cerca di limitare un po' lo scambio di calore col terreno, un materassino gonfiabile e sopra il sacco a pelo. Lì c'è un'apertura per favorire il flusso dell'aria e limitare la condensa. Il sacco a pelo non è un sacco a pelo invernale, la vera temperatura di sopravvivenza la fai mettendoti tanti strati addosso e combinando, aumentando la resistenza termica con il terreno, quindi mettendo tanti materassini, il sacco a pelo e dormendo completamente vestito. In questo modo puoi resistere a temperature molto inferiori. Siamo qui sotto il gazebo della cucina di Riccardo, ci siamo sistemati, adesso ci siamo seduti. Come dicevo prima, la pietra è fondamentale perché abbiamo tolto i piedi dalla neve che stavano gelando. Allora, stiamo aspettando che bolle, così possiamo mangiarci i nostri sake bon. Non è facile far bollire l'acqua in queste condizioni, abbiamo dovuto schermarla dal vento
e dobbiamo prima prendere la neve deve entrare l'acqua deve raggiungere 100 gradi, 80 gradi, insomma dipende dalla quota, e poi possiamo cucinare, quindi ci vuole un po' di tempo. Tuttavia la temperatura non è proibitiva, se vestiti bene si sta bene, in questo momento noi non penso. Tu Ricca senti freddo? No, sto benissimo. Il sole è tramontato già da un'ora, il freddo incalza, diciamo che incalza molto. Sul torace, le gambe stiamo bene, come al solito, come ho detto già prima, piedi e mani sono quelle problematiche. Abbiamo fatto una grande infornata di sai che bon, ci abbiamo messo 30 minuti per far bollire l'acqua. Abbiamo messo 30 minuti e adesso stiamo mangiando, e ragazzi è un brodo in sapore, perché abbiamo esagerato con l'acqua, è un brodo in sapore, ma è la cosa più buona di questo momento, voi non potete capire. Adesso finiremo la cena e poi dritti a nanna alle 7 di sera. Domani abbiamo la sveglia alle 4 e diciamo che non c'è molto altro da fare. Abbiamo la sveglia alle 4? No? Porca vacca. Ne parliamo dopo. Come si dorme in tenda d'inverno? Oltre a tutto l'equipaggiamento che vi ho fatto vedere prima, quindi tutti i vari strati eccetera, ci sono tante cose che tu devi considerare del fatto che congeleranno durante la notte. Per esempio la calza dello scarpone da sci alpinismo, se questa ghiaccia domani diventa un pezzo di metallo praticamente e il piede non c'entra più, quindi questa dorme con me. Guardate tutto questo bel ghiaccetto neve intorno e lo devo squagliare con il mio corpo. Poi abbiamo tutta l'elettronica, altra elettronica, queste vanno ficcate tutte dentro il sacco a pelo. E poi c'è un problema, che io sto sentendo molto freddo ai piedi e quindi praticamente ci siamo inventati una soluzione esotica per cui li ho, non so se si capisce, però questa è la giacca, in più i miei piedi indossano i guanti per tenerli caldi. Questo perché io avrei dovuto portare qualcos'altro come calzature. Questo è stato un mio errore che adesso ho imparato, però adesso ho messo i guanti, stanno benissimo, anche perché io qui ho i miei altri guanti. Che altro c'è? Poi c'è il tema acqua, se questa si ghiaccia domani non bevi, però l'acqua è una fonte che ti toglie tanto calore, quindi qui bisogna ponderare se conviene portarsela nel sacco a pelo, che vuol dire che questa la devi tenere tu a praticamente 37 gradi col tuo corpo tutta la notte. Penso che lo farò perché non è ancora freddissima e se non ce l'ho io domani non si beve, questo non è possibile, dobbiamo assolutamente bere domani. Credo di avervi spiegato tutto. Ah sì, poi dentro la giacca, dentro di me ho diverse cose tipo il telefono, le lenti a contatto che non possono ovviamente gelarsi. Ci vediamo domani mattina, sono le 7 di sera, ci alzeremo alle 4, faremo 9 ore di sonno. Benissimo, buonanotte a tutti. Ci siamo svegliati alle 4 del mattino, ora sono le 4:30, abbiamo smontato tutta la tenda, tutto il campo, non ve l'ho fatto vedere perché le operazioni erano alquanto critiche, per non dire che sta facendo un freddo bestiale. Più che altro sempre il solito discorso, non fa proprio freddissimo, però piedi e mani stanno letteralmente morendo, stavolta sul serio. Ci stiamo configurando, lì c'è Riccardo, abbiamo già gli sci ai piedi e ora pronti a fare l'assalto alla vetta. La luna è tramontata e quindi non si vede più una mazza, andremo avanti con le nostre torce. Io mi aggancio, li porto a mano proprio. Siamo a quota quasi 3000 metri, abbiamo superato un bel muro di neve ripido, ma ripido sul serio, tant'è che ci siamo tolti gli sci perché non ci fidavamo, non avevamo tutta questa fiducia nella nostra abilità e nella nostra attrezzatura, e adesso siamo ancora nel buio, piano piano si vedono i colori dell'aurora mattutina e stiamo iniziando a salire. Adesso spiana un pochino, a breve ci dovremo togliere gli sci e proseguire con picche e ramponi. Quota 3100, ormai stiamo facendo la telecronaca di questa ascesa. Dietro di me, oltre a Riccardo,
c'è un'alba, una roba fuori testa, siamo solo noi, c'è un silenzio incredibile, stiamo adesso andando sul ghiacciaio e alle nostre spalle si palesa il grande Pizzo Scalino, che comunque rimane inquietante anche da così vicino. Noi praticamente saliremo su questo colle più favorevole e poi da lì tutta la cresta con Picozza e Ramponi. Siamo sotto la cima, il sole sta sorgendo, come vedete, dietro alle mie spalle è tutto illuminato, abbiamo iniziato a mettere il caschetto, occhiali da sole, ci siamo spogliati perché inizia a fare un bel caldo. Dietro di me una magnifica alba, col sole appena uscito dalla montagna. Allora, siamo su quella che dovrebbe essere la spalla, lo scalino del Pizzo Scalino e adesso ci mancano questi pochi 20-30 metri qui sopra di noi da fare con Picozza e Ramponi e finalmente abbiamo concluso. È una roba stupenda essere qui a quest'ora ed essere gli unici della montagna. Signori, siamo quasi in cima, stiamo facendo quest'ultimo pezzo con Picozza che è piuttosto stancante, scivoloso e bello, ovviamente bello, il panorama intorno è una roba meravigliosa. L'ultimo tratto e abbiamo finito. Siamo arrivati in cima, 3323 metri, abbiamo il panorama a 360 gradi tutto intorno e sono le 7 del mattino, 6 e mezzo, siamo solo noi in tutto il massiccio, non c'è nessuno che sale, riusciamo a vedere giù, ma guardate che spettacolo allucinante! Lo Sherpa ha chiamato me, signor.